Fischia. Sì, Finisce qui! sì. Finisce qui! Inter batte Empoli 1-0, la decide una prodezza di Federico Di Marco e serviva proprio questo, serviva un gol per stanare quest'Empoli, un campo insidiosissimo oggi, soprattutto perché quest'Empoli cambia allenatore dopo la sconfitta pesantissima con la Roma per 7-0, qualcuno basandosi su quel 7-0 oggi si aspettava di avere vita facile ed invece non è così, perché il calcio è tutt'altro che una scienza esatta, sono cambiate tante cose, è cambiato l'allenatore, ha portato più ordine a Andreazzoli in questo Empoli e la partita è stata una partita tosta per l'Inter che fa 5 su 5, questa è la cosa più importante, quinta vittoria in altrettante gare, Inzaghi, Higuaín, Mancini, Herrera, i grandi della storia nerazzurra con questo risultato, si allunga soprattutto sulla Juventus che ieri è stata stoppata, si rimettono 3 punti di distanza dal Milan, questa era l'unica cosa che contava oggi, soprattutto Simo per creare discontinuità rispetto anche alla scorsa stagione. Abbiamo detto l'anno scorso alla quinta giornata l'Inter aveva già perso 2 partite, oggi invece fai 5 su 5 con 14 gol fatti ed uno solo subito. E soprattutto l'anno scorso dopo la Champions League abbiamo sempre avuto difficoltà, in 12 partite dopo la Champions ne avevamo perse addirittura 6, siamo ripartiti dopo una partita a San Sebastiano che è stata veramente tosta, veramente intensa e subito una vittoria. Io mi concentrerei su questo piuttosto che stare qui adesso a fare la ricerca con la lente di ingrandimento sulle cose che sono andate un pochino meno bene. Sì, concordo. È inevitabile che la prestazione non sia stata del tutto positiva, perché comunque se vinci, tra virgolette, solo 1-0 ad Empoli, dopo le prime 4 partite, per come le hai giocate, è così. Però per come è andata e per come si stava mettendo sono 3 punti d'oro, anche perché poi andando a vedere le prestazioni delle altre nostre squadre rivali, diciamo, che hanno giocato in Coppa, vedi che il Milan vince anche lui 1-0 in casa, mi pare di aver capito non giocando benissimo. La Lazio stessa pareggia, la Juve che manco ha giocato in Coppa ha pure perso, quindi portiamoci a casa sti 3 punti con tutte quelle difficoltà che abbiamo visto, ma anche con, soprattutto nel primo tempo, tanti tiri e una buona produzione. Non direi un Inter sprecona oggi, perché non ci sono state proprio quelle occasioni che ti fanno mettere le mani nei capelli, però un Inter che anche oggi ha prodotto tanto, forse un po' meno lucida, un po' meno fresca anche fisicamente, ci può stare. Un'Inter diversa comunque, perché arrivavamo dalla gara di confusione, poi inevitabile, quando giochi subisci gol subito, la partita cambia, quella che abbiamo visto con la Real Sociedad, prima ancora nel derby era stata un'Inter più bassa, più compatta e pronta a ripartire, oggi è un Inter che anche per aver schierato Pavard e Bastoni, quindi 2 difensori anche più offensivi, in generale proprio come tipologia di atteggiamento è stata più portata alla ricerca del dominio del gioco, dell'attacco e della manovra offensiva, quindi abbiamo visto un Inter che ha, diciamo, gestito la partita, ha creato tanto, anche qui, Simo, io ho letto tanti commenti nel primo tempo, tanti dubbi sul gioco espresso nel primo tempo, è mancato un po' di cattiveria, ho letto, vero, possibile, però allo stesso tempo io vedevo un Inter che con 2 passaggi riusciva tranquillamente a raggiungere l'area di rigore avversaria, un gol annullato a Thuram per un fuorigioco di pochi centimetri, Darmian che la prima occasione buona va a fare la torre, gli tolgono il gol, praticamente un difensore all'ultimo proprio sulla linea di porta, più un altro paio di occasioni create, quindi sì, è stata un Inter che magari non volava, non ha aggredito totalmente la partita, per me ha inciso un pochino anche la stanchezza, le fatiche di Champions o comunque delle tante partite ravvicinate, pur essendoci stati tanti cambi, quindi questo secondo me certifica ancora una volta che fare questo tipo di rotazioni è necessario in questo momento, per non spremere tutti i giocatori in questo periodo, per cui le note positive c'erano. Avevo notato anche che nonostante non arrivasse il gol, nonostante quindi mancasse proprio l'ultimo passaggio, sicuramente ci sono stati tanti errori nell'ultima decisione. Si poteva fare meglio e un Inter che lotta per il vertice ce l'aspettiamo più precisa lì, però non si è mai entrati in quella fase di frenesia e di nervosismo per il mancato arrivo del gol. Poi serve una prodezza, al minuto 51 Di Marco sfrutta un calcio d'angolo, la respinta su un calcio d'angolo, fa un grandissimo gol, però queste partite sporche si vincono anche così e soprattutto
nell'arco di un campionato delle partite da vincere anche con la giocata del singolo servono, ma non mi allarmerei, non è un Inter a cui è mancato il gioco oggi, secondo me. Mentre ringrazio De Pica Pica che dice manteniamo il risultato e continuiamo così. Grazie di cuore De Pica Pica. Simo, che mi dici? Sì, diciamo come vale anche in positivo, vale anche in negativo, una rondine non fa primavera, nel senso che vabbè, la partita con la Real Sociedad è stata difficile anche perché loro sono una buona squadra, hanno messo grande intensità e noi secondo me nella figura di Inzaghi non abbiamo scelto benissimo la strategia e gli uomini con cui partire. Oggi va anche detto che anche l'Empoli ha fatto una buona partita, perché il fatto che sia ultimo in classifica e sia partito malissimo è appunto un fatto, ma non significa che oggi non abbia fatto una buona partita, soprattutto nel finale. Io li ho visti, dicevo più volte, mi sembravano in 15 in campo paradossalmente, Sì. e quindi anche questo mi sembra doveroso farlo notare. L'Inter, diciamo, non vorrei che passi il messaggio che poiché l'Inter è una squadra che abitua a grande gioco, grande produzione, magari anche partite vinte con 2, 3, 4 gol di scarto, allora ogni volta in cui non riesce a fare questo fa tutto schifo. Ci sono momenti, ci sono partite. Oggi non è stata un Inter da 8 in pagella, questo credo saremo d'accordo tutti. Allo stesso tempo, visto come poi si è andata a mettere dopo un primo tempo, dove comunque hai tirato tanto e hai concretizzato nulla nel primo tempo, io mi porto a casa l'1-0, non felice, cioè, o meglio, felice per il risultato, non entusiasta per la prestazione, però c'era da sfruttare una sconfitta della Juve e volendo anche un pareggio della Lazio, quindi va benissimo così. In ottica rotazioni e prossime partite, Simo, in ottica anche campionato, la bruttissima notizia è lo stop di Arnautovic. Purtroppo è una cosa che commentavamo da inizio campionato, cioè dal mercato, dicevamo. L'Inter inevitabilmente ha un grosso dislivello tra la prima linea dell'attacco, Thuram e Lautaro. Anche oggi Thuram, per me, buona partita, dimostrando tante cose interessanti. Anche Lautaro un po' in ombra, però l'ho visto sempre sul pezzo a lottare, non mi è dispiaciuto. Le seconde linee, Arnautovic, Sanchez, inevitabilmente sono a livello di garanzia un passo indietro, e poi soprattutto Arnautovic gli ultimissimi minuti, in pieno, comunque nel finale si fa male, un infortunio muscolare da solo, purtroppo rischia di essere un problema non da poco per come ha reagito anche lui, e già eravamo corti in vista di una serie di partite ravvicinate, ti trovi a dover gestire adesso tante partite con soli 3 attaccanti, di cui uno è Sanchez, un po' leggerino, e anche lui una grossa incognita. Qui da un lato si benedice l'arrivo di Klassen, quindi un centrocampo molto lungo con la possibilità di aggiungere un centrocampista eventualmente all'attacco, però è chiaro che già prima eravamo corti, adesso si aggiunge un ulteriore problema, non da poco. Come dicevamo nel momento in cui si è fatto male, quando tu scegli per la panchina in attacco 2 giocatori di 35 anni circa l'uno, per quanto magari forti e tecnici, è inevitabile che la componente rischio dal punto di vista fisico te la porti in casa, soprattutto quando son 2 giocatori che anche recentemente hanno avuto i loro problemi, come Sanchez e Arnautovic. Quindi dire che, o meglio rimanere sorpresi, non credo sia una reazione diciamo accettabile. C'era questo rischio e è successo purtroppo oggi. Qui ci sono 3 cose da fare: intanto sperare che gli altri 3 reggano e che stiano bene e che non si facciano male. Dopodiché sperare in un centrocampo che è più folto numericamente e porta più gol rispetto all'anno scorso, tra i vari Frattesi eccetera, ed eventualmente a questo punto io mi auguro che lo stessero già facendo, lavorare su un'alternativa di schema, diciamo, che preveda magari un doppio centrocampista alle spalle dell'unica punta. Comunque hai Çalhanoğlu, Mkhitaryan, anche Klassen secondo me per certi versi può farlo. In situazioni di emergenza o in spezzone di partita si può provare anche così, altrimenti comunque ne hai 3, quindi uno di fatto ruoterà un po' meno, tra virgolette. Comunque Simo, io per chiudere, l'Inter chiude con 23 tiri, 62% di possesso palla, 24 cross, qualcuno forse anche di troppo, nel senso che in alcuni momenti abbiamo deciso che bisognava crossare a tutti i costi e lo abbiamo fatto in alcuni momenti troppo lentamente, cioè permettendo loro di riposizionarsi e di ricollocarsi in difesa, lasciando i nostri 2 attaccanti isolati. Attaccanti oggi non molto cercati, se non in alcuni momenti. Però poi dopo analizzeremo a parte con le pagelle, analizzeremo a parte anche con
un'analisi più approfondita a caldo. Ti dico sinceramente, io non riesco a fare l'esercizio che vedo in chat da tanti, diciamo, la lente di ingrandimento sui difetti, sugli errori e sulle cose. Io vedo un Inter prima in classifica a punteggio pieno, che torna da San Sebastiano, un campo difficile in Champions, con un pareggio che per me è stato, come risultato, comunque un risultato positivo. Un solo gol subito in 5 partite di campionato, e anche oggi non mi sembra che ci siano stati, se la rianalizzo a freddo, dei momenti in cui ho pensato adesso lo prendiamo, non li ho visti, anzi sono stati nettamente di più i momenti in cui abbiamo rischiato di fare il secondo. Vedo comunque diversi giocatori che si stanno inserendo, che stiamo cominciando ad integrare, anche quelli che sono entrati comunque sono entrati più o meno bene. Mi sembra francamente di poter dire che, visto che la corsa la facciamo sugli avversari e non sull'Inter stessa, siamo messi comunque abbastanza bene, ecco. Beh, infatti anche questo va detto, vinci non benissimo, ma un'altra cosa da far notare anche rispetto alla differenza con l'Inter dell'anno scorso, ennesima partita dove chiudi col clean sheet. Sarà Sì. una banalità, eri contro l'ultima, però ragazzi 0 gol subiti anche oggi, sono 1 in 5 partite, 2 se ci aggiungiamo quello in Champions. In un anno in cui cambi il portiere, cambi un braccetto, comunque adesso con Pavard che viene inserito. Questa è un'altra cosa importante, quando si dice il campionato si vince con la difesa, diciamo che il 90% delle volte la miglior difesa ha effettivamente vinto il campionato. L'Inter l'anno scorso, come ricordavi soprattutto tu spesso a inizio stagione, segnava tanto ma ne ha presi tanti. Quest'anno l'obiettivo era continuare a segnare tanto, e comunque siamo in linea, ma magari prenderne un po' meno. È vero che oggi non eri contro il Barcellona ma eri contro l'Empoli, però sono comunque altri 0 gol subiti. Non è tanto secondo me il fatto di dare importanza alle cose negative o positive. Le cose negative qualcuna oggi l'abbiamo vista, è oggettivo, però visto il contesto, visto il periodo, io mi porto a casa questo 1-0. I momenti in cui mi è venuto da dire adesso lo prendiamo non li ho avuti neanch'io. Gli ultimi 10 minuti ho visto un Inter che soffriva un pelo di più rispetto ad altre partite. Un po' di paura ce l'ho avuta, ti dico la verità, però di grandi occasioni l'Empoli non ne ha avute, a parte la punizione, se voglio, proprio la bella parata di Sommer. Per il resto nulla mi sembra. Chiudiamo qui, poi faremo le pagelle a parte. Simo, non so se volevi aggiungere qualcos'altro. Io su Frattesi, il resto parlerò nelle pagelle. Dai, Sì. chiudiamo qui. Vi invito ad iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti chi è stato il migliore ed il peggiore in campo. Sono curioso di sapere la vostra. E a parte arrivano le pagelle e www.passioneinter.club per continuare ad interagire con noi nelle prossime ore e analizzare la partita.